Lezione 1. Avventure al supermercato. No, non ancora. Devo fare la spesa. Davvero? Posso unirmi a te se vuoi? Sembra fantastico. Più siamo, meglio è. Cosa pensi di acquistare? Ho bisogno di frutta e verdura fresca. E tu? Sono a corto di spuntini e potrei provare qualche alternativa salutare. Gli spuntini sono essenziali. Preferisci quelli dolci o quelli salati? Mi piacciono entrambi, ma preferisco il salato. Gli snack salati sono deliziosi. Spesso ho voglia di patatine o noci. Le patatine possono creare dipendenza. Hai provato qualche nuovo gusto di recente? Sì. Ho scoperto i chips piccanti di jalapeno. Sono fantastici. Sembra delizioso. Devo assolutamente provarlo. Allora diamoci subito da fare con gli snack. Ottima idea. Immagino già le deliziose opzioni. Hai una marca preferita di snack? Mi piacciono molto tutti i prodotti dei marchi artigianali locali. Hanno spesso sapori unici. Cos'altro ti serve? Dovrei anche prendere un po' di yogurt e granola per colazione. Yogurt e granola sono un'ottima combinazione. Lo fanno. È un pasto veloce e sano. Che tipo di yogurt preferisci? Mi piace lo yogurt greco. È ricco e cremoso. Lo yogurt greco è delizioso. Di solito scelgo quelli alla frutta. Anche quelli sono deliziosi. Vogliamo dare un'occhiata alla sezione latticini? Sì. Anch'io ho bisogno di un po' di latte. Perfetto! Prenderò del formaggio mentre siamo lì. Il formaggio è d'obbligo. Quale tipo ti piace di più? Adoro il cheddar piccante. Aggiunge un sapore delizioso ai piatti. Al cheddar piccante è fantastico. È perfetto per i panini. Esatto! A proposito di panini, hai in programma di pranzare? Non ancora. Forse dovrei preparare un panino con tutti questi ingredienti. Sembra un piano delizioso. Finiamo di fare la spesa così possiamo metterci a cucinare. Sì, prima facciamo la spesa, prima potremo mangiare. Ecco un'avventura di successo nel settore alimentare. Lezione 2. Abbracciare la cultura locale. Sono davvero emozionato per il nostro viaggio. Conoscere la gente del posto sarà un momento clou. Assolutamente sì! Interagire con la gente del posto arricchisce l'esperienza di viaggio. Sì. Conoscere la loro storia fornisce un contesto ai luoghi che visitiamo. Sono d'accordo. La storia dà vita ai monumenti che vediamo. Quali strategie pensi che dovremmo usare per entrare in contatto con la gente del posto? Credo che avviare conversazioni nei bar locali sia un ottimo approccio. Sembra perfetto. Le persone sono spesso più aperte in contesti rilassati. Esatto!
In più, possiamo chiedere consigli su tesori nascosti. Sì. La gente del posto conosce meglio di chiunque altro la propria zona. Cos'altro possiamo fare? Sarebbe meraviglioso partecipare a eventi o festival della comunità. È un'idea fantastica. I festival mettono in mostra le tradizioni e la cultura locale. E offrono l'opportunità di incontrare persone in un'atmosfera vivace. Non vedo l'ora di provare anche i cibi tradizionali. Il cibo è un modo eccellente per vivere la cultura. Hai mai seguito un corso di cucina mentre eri in viaggio? Sì, è stato un modo divertente per imparare e stringere legami con la gente del posto. Sembra delizioso. Mi piacerebbe molto partecipare a un corso del genere. È un'esperienza memorabile e potrai goderti le tue creazioni. Che ne dici di imparare alcune frasi di base nella lingua locale? Questa è una strategia intelligente. Dimostra rispetto e apre le porte. Inoltre, la gente del posto spesso apprezza lo sforzo, anche se si commettono errori. Esatto. Crea una connessione e rende le interazioni più autentiche. Non vedo l'ora di immergerci nella cultura. Anch'io. Renderà il nostro viaggio indimenticabile. Facciamo un elenco di attività che promuovono l'impegno locale. Ottimo piano. Possiamo creare un itinerario che includa tutto. Ecco un'avventura ricca di legami locali e di storia. Lezione 3. Le lotte del 1813. Tempi davvero disperati. Nella primavera del 1813, l'intera provincia sembrava destinata a crollare. Sì, ho letto di quel periodo. Quali sono state le principali sfide che hanno dovuto affrontare? La provincia era alle prese con carenze alimentari e disordini politici. Ciò deve aver creato un'atmosfera tesa tra le persone che vivevano lì. Assolutamente. Molti facevano fatica a reperire beni di prima necessità. Non riesco a immaginare di vivere in una tale incertezza. Come hanno reagito i leader? Hanno tentato di raccogliere consensi e di elaborare piani per la stabilità. Questi piani hanno avuto un effetto immediato? Inizialmente i risultati furono scarsi e la gente era sempre più frustrata. È comprensibile. La disperazione può portare ad azioni drastiche. Davvero. Molte comunità si sono unite per sostenersi a vicenda. Questo è il lato positivo. L'unità può essere una forza potente. Sì. Sono emersi atti di gentilezza, anche nei momenti difficili. È straordinario come le avversità possano avvicinare le persone. Esatto. Dimostra la resilienza dello spirito umano. Come si è risolta alla fine questa situazione? Gradualmente i leader hanno implementato politiche più efficaci. Ci deve essere voluto tempo e impegno. E così fu. Ma alla fine la provincia cominciò a stabilizzarsi. È incoraggiante vedere come la speranza possa prevalere anche in circostanze difficili. Sì. Gli eventi del 1813 ci ricordano l'importanza della comunità.
Assolutamente sì! Lavorando insieme, le persone possono superare grandi sfide. Non dimentichiamo le lezioni apprese in quel periodo. Certo, la storia ci insegna lezioni preziose sulla resilienza e l'unità. Ecco come imparare dal passato e costruire un futuro migliore. Lezione 4. La bellezza dell'imprevedibilità. Ieri ho incontrato uno sconosciuto e abbiamo avuto una conversazione interessante. Davvero? Sembra interessante. Di cosa avete parlato? Abbiamo parlato delle nostre esperienze di vita e dei nostri sogni per il futuro. Non è sorprendente come incontri imprevedibili possano dare vita a discussioni significative? Assolutamente. Non avevo idea che questa persona potesse essere così coinvolgente. È affascinante come un semplice incontro possa far nascere tali legami. Sì. Ho imparato tantissimo dalla prospettiva di questo sconosciuto. Qual è stata la cosa più sorprendente che hai scoperto? Hanno condiviso il loro viaggio in diversi paesi. Sembra entusiasmante. Viaggiare spesso amplia gli orizzonti. Davvero. Avevano storie affascinanti sulle culture che incontravano. Mi piacerebbe molto saperne di più su queste storie. Una storia riguardava un festival in India che celebra i colori. Oh, la festa dell'Holi. Sembra vibrante e piena di gioia. Sì. Il modo in cui me l'hanno descritto mi ha fatto venire voglia di provarlo di persona. Questa è la bellezza della narrazione. Può ispirare la voglia di viaggiare. Esatto. Non mi sarei mai aspettato che una conversazione casuale potesse portare a tanta ispirazione. Dimostra quanto dovremmo essere aperti a nuove esperienze e persone. Sono completamente d'accordo. Ogni persona ha una storia unica da condividere. E queste storie possono insegnarci lezioni preziose. Sì. Ora mi sento più incoraggiato ad avvicinare gli sconosciuti. Dovresti farlo. Non sai mai cosa potresti imparare. Sono curioso di conoscere le storie che gli altri potrebbero raccontare. La vita diventa più interessante quando si accetta l'inaspettato. Assolutamente sì. Speriamo in conversazioni più spontanee in futuro. Sì, continuiamo a cercare nuove connessioni e storie. Insieme possiamo arricchire le nostre vite attraverso queste esperienze. Lezione 5. Strategie per il successo. Lavorerò per migliorare le nostre strategie per il progetto. Sembra fantastico. Quali aree pensi che necessitino di maggiore attenzione? Credo che le nostre strategie di comunicazione potrebbero essere migliorate. Sono d'accordo. Una comunicazione chiara è fondamentale per il lavoro di squadra. Sì, penso che dei controlli regolari aiuterebbero tutti a rimanere allineati. Ottima idea. Con quale frequenza ci consigli di fare il check-in? Magari una volta a settimana. Ci permetterà di affrontare tempestivamente eventuali problemi. Mi piace questa frequenza. Equilibra coerenza e flessibilità.
Potremmo anche utilizzare strumenti collaborativi per semplificare i nostri sforzi. Strumenti come documenti condivisi o software di gestione dei progetti? Esatto. Possono aiutare tutti a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda. Ho già utilizzato alcuni strumenti in passato e possono essere molto efficaci. E le sessioni di brainstorming? Dovremmo programmarle. Sì, stimolano la creatività e incoraggiano la partecipazione del team. Ottimo. Organizzerò una sessione per la prossima settimana. Perfetto! Non vedo l'ora di vedere quali idee genereremo. Incoraggiamo inoltre i membri del team a condividere apertamente il loro feedback. Questo è fondamentale. Un dialogo aperto porta a soluzioni migliori. Sono d'accordo. Il contributo di tutti è prezioso in questo processo. Pensi che dovremmo stabilire degli obiettivi specifici per il progetto? Certamente. Avere obiettivi chiari ci manterrà concentrati e motivati. Che ne dici se definiamo i nostri obiettivi durante il nostro primo check-in? Sarebbe un inizio produttivo. Preparerò un ordine del giorno. Ottimo! Facciamolo accadere e andiamo avanti insieme. Sì. Non vedo l'ora di vedere le nostre strategie in azione. Insieme possiamo creare qualcosa di efficace e di successo. Ecco il lavoro di squadra e il raggiungimento dei nostri obiettivi. Lezione 6. Programmi per il fine settimana. Allora, quali sono i tuoi programmi per il fine settimana? Non ho ancora deciso. Sto pensando di recuperare un po' di sonno. Sembra allettante. Un buon riposo può essere davvero rigenerante. Sì, ultimamente mi sento un po' stanco. E tu? Sto pensando di fare un'escursione, ma mi farebbe anche comodo dormire un po' di più. L'escursionismo sembra rinfrescante. Hai scoperto nuovi sentieri? Ho trovato un bellissimo sentiero vicino al lago. Il panorama è mozzafiato. Sembra davvero fantastico. La natura ha un modo tutto suo di darci energia. Davvero. Ma mi piace anche l'idea di rilassarmi a casa. Non c'è niente di male in un weekend di relax. A volte è necessario. Esatto. Un buon libro e una coperta calda possono essere davvero invitanti. Quale libro stai leggendo in questo momento? Sto leggendo un romanzo giallo. Mi tiene con il fiato sospeso. I misteri sono emozionanti. Adoro quando i colpi di scena mi sorprendono. Sì. Mi piace cercare di risolvere il mistero prima della grande rivelazione. Rende la lettura un'esperienza interattiva. A proposito di interazione, ti piacerebbe unirti a me per l'escursione? Mi piacerebbe molto. Aria fresca ed esercizio fisico sembrano un'ottima combinazione. Perfetto. Possiamo chiacchierare e goderci il panorama insieme. E riesco ancora a recuperare il sonno più tardi. Sì. Una piccola avventura seguita dal riposo sembra il weekend ideale. Sono emozionato. Pianifichiamo di partire domattina presto.
Sono d'accordo. La luce del mattino rende tutto magico. Non vedo l'ora di vivere insieme a voi la bellezza della natura. Ecco un weekend ricco di avventure e relax. Lezione 7. Gestione degli incarichi. Ho troppi compiti e non ho abbastanza tempo per completarli. Capisco quella sensazione. Può essere davvero travolgente, non è vero? Assolutamente. Non so da dove cominciare. Hai mai pensato di dare priorità alle attività in base alle scadenze? Sembra una buona strategia. Come dovrei procedere? Per prima cosa, elenca tutti i tuoi compiti e le relative date di scadenza. Ha senso. Posso vedere quali sono quelli in scadenza prima. Sì, così potrai affrontare prima i compiti più urgenti. Cosa succede se ho degli incarichi altrettanto urgenti? In tal caso, considera la complessità di ogni compito. Quindi dovrei iniziare con quelli più facili per creare slancio? Esatto! Completare i compiti più piccoli può aumentare la tua sicurezza. E poi potrò concentrarmi sui compiti più impegnativi. Esatto! Suddividerli in passaggi più piccoli li rende più gestibili. Mi piace questo approccio. Mi sembra già meno scoraggiante. Inoltre, stabilisci orari specifici per studiare ogni giorno? Di solito non lo faccio, ma dovrei iniziare a farlo. Pianificare delle sessioni di studio può aiutarti a rimanere organizzato e concentrato. Ottima idea. Creerò un orario di studio. Perfetto! Ricordati solo di includere delle pause per ricaricarti. Sì. Spesso mi dimentico di fare delle pause e finisco per sentirmi esausto. Le pause sono essenziali. Possono migliorare la produttività complessiva. Apprezzo il tuo consiglio. Mi sta aiutando ad avere più controllo. Sono felice di sentirlo. Tutti abbiamo bisogno di un piccolo sostegno a volte. Ti piacerebbe studiare insieme qualche volta? Sembra fantastico. Possiamo motivarci a vicenda. Sì. Conquistiamo insieme questi incarichi. Ecco una gestione efficace del tempo e studi di successo. Evviva! Sfruttiamo al meglio il nostro tempo. Lezione 8. Cultura e scelte lavorative. Ho scoperto di recente che le persone che vivono in società individualiste sono spesso più disposte a lasciare il lavoro per nuove opportunità. Questa è un'osservazione interessante. Cosa pensi che determini questa disponibilità? Credo che derivi da una forte attenzione al successo personale e all'autorealizzazione. Ha senso. Spesso le persone danno priorità ai propri obiettivi personali rispetto alla sicurezza del posto di lavoro. Esatto. Al contrario, chi vive in società collettiviste potrebbe dare più valore alla stabilità. Sì, spesso danno priorità alle esigenze del gruppo rispetto ai desideri personali. Solleva la questione di come i valori culturali influenzino le nostre decisioni di carriera. Assolutamente sì, può influenzare tutto, dalla soddisfazione lavorativa ai cambiamenti di carriera.
Hai mai sperimentato questo tipo di differenza culturale? Sì, l'ho fatto. Quando ho viaggiato all'estero, ho notato atteggiamenti diversi nei confronti del lavoro. Cosa ti ha colpito di più? In alcuni luoghi, le persone sembravano meno inclini a lasciare il lavoro, anche se infelici. Questa è una mentalità ben diversa da quella che abbiamo qui. Proprio così. Quando si cerca un nuovo lavoro, spesso si dice, ci sono tanti pesci nel mare. Questo detto cattura perfettamente la mentalità dell'individualismo. Esatto. Pensi che questo abbia degli svantaggi? Sì. Cambiare continuamente lavoro può portare all'instabilità della propria carriera. Può succedere, e potrebbe ostacolare lo sviluppo di relazioni professionali profonde. È un punto valido. Una rete di contatti solida è essenziale in qualsiasi campo. Quindi, forse l'ideale è un equilibrio tra individualismo e collettivismo. Sono d'accordo. Entrambe le prospettive offrono spunti preziosi per il mondo del lavoro. Sarebbe affascinante vedere come le aziende si adatteranno a queste differenze culturali. Sì. Le organizzazioni possono creare ambienti inclusivi che rispettano diversi valori. Esatto. Questo potrebbe portare a un ambiente di lavoro più armonioso e produttivo. Ecco come abbracciare la diversità nella cultura del lavoro. Lezione 9. L'avventura della spesa. Sono contento di essere andato in questo supermercato. Ho trovato quasi tutto ciò di cui avevo bisogno. Fantastico! Quali articoli stavi cercando? Mi servivano gli ingredienti per cena, ma la mia pasta preferita era finita. Oh no, è sempre frustrante quando manca un ingrediente chiave. Sì. Avevo puntato su un delizioso piatto di spaghetti. Cosa farai invece? Sceglierai una pasta diversa? Forse sì, ma potrei anche provare a preparare un soffritto. Sembra una buona alternativa. Quali verdure hai in mente? Stavo pensando ai peperoni, ai broccoli e alle carote. Sono scelte eccellenti. Aggiungono un tocco di colore e sapore fantastico. Esatto. Ma avrei voluto comunque trovare la mia pasta. A volte un cambiamento di programma porta con sé piacevoli sorprese. Hai ragione. Terrò la mente aperta riguardo alla cena. A proposito di sorprese, hai visto qualche prodotto interessante nel negozio? Sì. Ho notato una sezione dedicata agli snack internazionali. Sembrava intrigante. Mi piace provare snack provenienti da diversi paesi. Ne hai scelto qualcuno? Ho preso delle patatine piccanti dal Messico. Non vedo l'ora di provarle. Sembra un'idea avventurosa. Non vedo l'ora di assaggiarli. Vi farò sapere se sono davvero piccanti come dicono. Fatelo. Mi piacciono le sfide quando si tratta di cibo piccante. Forse più tardi potremmo fare una degustazione di snack. È un'idea fantastica. Rendiamo la serata divertente.
Adesso non vedo l'ora di cenare, anche senza la pasta. Sarà un'avventura in cucina. Ecco a voi scoperte inaspettate e pasti deliziosi. Lezione 10. Esplorare i negozi locali. Sto cercando qualcosa di speciale per l'evento di questo fine settimana. Potresti provare a visitare qualche negozio locale. Potrebbero avere più scelta. Ottima idea. Spesso sottovaluto il fascino dei negozi locali. Sì, spesso vendono oggetti unici che non si trovano altrove. Hai in mente qualche negozio locale preferito? In fondo alla strada c'è una graziosa boutique che vende prodotti fatti a mano. Gli oggetti fatti a mano sono sempre speciali. Apprezzo la maestria artigianale che li caratterizza. Esatto. Inoltre, fare la spesa locale sostiene le piccole imprese. Questo è un punto importante. Voglio dare il mio contributo alla comunità. Rimarrete sorpresi da ciò che potreste trovare lì. Sono curioso. Che tipo di cose hanno di solito? Spesso vendono vestiti, gioielli e decorazioni artigianali per la casa. Sembra perfetto. Mi farebbero comodo degli oggetti decorativi per casa. Potresti trovare qualcosa che si adatta perfettamente al tuo stile. Spero di sì. E i negozi di alimentari? Ne conosci qualcuno valido? Sì, c'è un fantastico mercato locale che vende prodotti freschi e specialità gastronomiche. I prodotti freschi sembrano deliziosi. Mi farebbero bene degli spuntini salutari. Propongono anche salse e creme spalmabili uniche che vale la pena provare. Sembra delizioso. Lo proverò sicuramente. Dedichiamoci una giornata. Possiamo esplorare insieme diversi negozi. Mi piacerebbe tantissimo. Fare shopping è sempre più divertente in compagnia. Esatto, possiamo trasformarla in una mini avventura. Eccoci alla scoperta dei tesori nascosti della nostra zona. Sì, lasciamoci conquistare dal fascino della nostra comunità. Non vedo l'ora di scoprire quali tesori troveremo. Lezione 11. L'esperienza dell'asilo. Mia madre ha parlato ieri con la maestra dell'asilo. Oh, sembra interessante. Cosa ha detto? L'insegnante è stata molto gentile. Ha detto che la mia sorellina sta bene. È meraviglioso sentirlo. Quali cose specifiche ha menzionato? Ha elogiato la creatività di mia sorella durante i progetti artistici. È impressionante. L'espressione creativa è così importante a quell'età. Sì. L'insegnante ha detto che a mia sorella piace disegnare e dipingere. Immagino. I bambini hanno spesso un'immaginazione così fervida. Esatto. L'insegnante ha anche detto che fa amicizia facilmente. Fantastico. Le competenze sociali sono essenziali nell'educazione della prima infanzia. Sono d'accordo. È bello sapere che si sta divertendo lì. Tua madre ti ha chiesto se ci sono aspetti da migliorare? Sì,
Ha chiesto informazioni sulle capacità di ascolto di mia sorella. E cosa ha detto l'insegnante? L'insegnante ha suggerito che a volte ha bisogno di promemoria per prestare attenzione. È del tutto normale per i bambini piccoli. Hanno così tanta energia. Sì. A quanto pare mia sorella è tipica in questo senso. Cosa ne pensi di questo feedback? Penso che sia utile. Ci dà la possibilità di sostenere il suo sviluppo. Assolutamente sì. Incoraggiarla ad avere buone abitudini di ascolto le sarà utile in seguito. La aiuterò nelle attività che richiedono concentrazione. Sembra un'ottima idea. Puoi anche renderla divertente. Sì. I giochi che richiedono attenzione possono essere sia divertenti che educativi. I bambini imparano meglio quando si divertono. Sono emozionata di vederla crescere e prosperare all'asilo. È un viaggio meraviglioso. Ogni passo è costellato di nuove scoperte. Ecco le avventure di apprendimento e amicizia di mia sorella. Lezione 12. Strategie di prezzo. Dovremmo prendere in considerazione l'idea di offrire sconti sul nostro nuovo prodotto? Sì, credo che gli sconti possano attrarre più clienti. Quale tipo di sconto pensi che sarebbe più efficace? Possiamo offrire sconti in base al volume degli acquisti. Sembra una buona idea. Incoraggia i clienti ad acquistare di più. Esatto, più comprano, più risparmiano. Abbiamo già deciso la percentuale di sconto. Suggerisco di iniziare con uno sconto del 10 a 15% per gli ordini più grandi. Mi sembra ragionevole. È sufficiente ad attirare i clienti senza danneggiare il nostro margine di profitto. Sì, Dobbiamo assicurarci che continui a essere vantaggioso anche per la nostra attività. E le promozioni stagionali? Dovremmo prenderle in considerazione? certamente. Le promozioni stagionali possono creare urgenza e incrementare le vendite. Mi piace l'idea. Un'offerta a tempo limitato può incoraggiare decisioni rapide. Esatto. Spesso le persone si affrettano ad approfittare delle buone offerte. Dovremmo promuovere questi sconti sui social media? Sì, I social media sono uno strumento potente per raggiungere un pubblico più ampio. Potremmo creare una grafica accattivante per mettere in mostra le offerte. questo attirerebbe l'attenzione. L'aspetto visivo è fondamentale nel marketing. Dovremmo prendere in considerazione anche l'email marketing per informare i nostri clienti esistenti. Assolutamente sì. Probabilmente apprezzeranno le offerte esclusive. È un ottimo modo per fidelizzare i clienti e mantenerli coinvolti. Sì, I clienti soddisfatti sono più propensi a tornare e a consigliarci. Concludiamo queste strategie e prepariamo i nostri materiali di marketing. d'accordo. Insieme possiamo creare una campagna avvincente. Ecco come incrementare le vendite con strategie di prezzo intelligenti. Lezione 13. Volontariato per la pace. Ho pensato a come poter dedicare il mio tempo a diverse organizzazioni come volontario. È un'idea fantastica. Come pensi di partecipare?
Voglio contribuire a raggiungere la pace nel mondo in ogni modo possibile. È un obiettivo ammirevole. Ci sono così tante organizzazioni impegnate in iniziative di pace. Sì. Ho cercato gruppi locali che promuovono il dialogo e la comprensione. Partecipare al dialogo comunitario può creare un effetto a catena di positività. Esatto. Credo che comprendere le diverse prospettive sia fondamentale. Hai mai pensato di fare volontariato nei programmi per i giovani? Sì. Insegnare ai giovani l'empatia e la cooperazione è essenziale. Assolutamente. Sono i futuri leader del nostro mondo. E tu? Anche tu sei interessato a fare volontariato? Sì, mi piacerebbe molto unirmi a voi in questa impresa. Sembra fantastico. Insieme possiamo avere un impatto ancora maggiore. Sono d'accordo. Possiamo anche motivare gli altri a partecipare. Sì. È importante diffondere la consapevolezza sulle iniziative di pace. Forse potremmo organizzare un evento per incoraggiare la partecipazione della comunità. È un'idea geniale. Potremmo organizzare un workshop sul tema della pace. E invitare relatori che possano condividere le loro esperienze e intuizioni. Sì. Le storie personali possono ispirare gli altri ad agire. Posso aiutarti con la pianificazione e la divulgazione dell'evento. Perfetto. Mi concentrerò sulla creazione di attività coinvolgenti per i partecipanti. Insieme creeremo un evento che promuova la comprensione e l'unità. Ecco come fare la differenza, un passo alla volta. Sì, impegniamoci a essere agenti di cambiamento nella nostra comunità. Sono entusiasta delle possibilità che mi aspettano.